Oggi inizierò un esperimento che durerà tutto l'anno. Provare a usare come unica bici una gravel con geometria racing come la Bianchi Impulso, ma con due set di ruote, sia stradali che fuori strada. Vediamo come va. L'allestimento che ho scelto è la Comp nel colore celeste bianchi. Totale integrazione dei cavi, linee molto molto eleganti, un manubrio semi-aereo che dà una bella sicurezza soprattutto in presa bassa. Le ruote sono le FFVD da 45 mm di profondità e i copertoni sono i Continental GP 5000 da 32 mm. Usandola soprattutto in strada ho optato per una soluzione doppio corona. Sulla comp il cambio è uno Shimano GRX, il 610. E adesso facciamo una prova su strada. La bici l'ho usata per praticamente quasi tutto il 2025. Cicloturistiche, uscite, lunghi, allenamenti e anche qualche gran fondo. Durante l'anno in configurazione stradale avevo fatto circa 6.000 km, alternando spesso a delle uscite gravel. E ogni volta dopo un'uscita gravel tornavo alle ruote stradali e mi sembrava totalmente un'altra bici, più rigida e più reattiva. Anche se no, ovviamente a livelli di una bici a strada più pura, infatti mi capitava spesso di dover rilanciare, soprattutto dopo una curva secca o dopo uno scollinamento. E nelle uscite più lunghe questi continui rilanci si fanno sentire. Immaginate di dover fare questi sforzi in più, però su un'uscita di 4, 5, 6 ore. Del resto il passo lungo comunque la rende sì più stabile, ma un po' meno reattiva. Dove invece non c'è da rilanciare la bici si comporta molto bene, comunque tiene il passo, sicuramente anche merito delle ruote a profilo medio-alto che aiutano. Soprattutto nei falsi piani o comunque nel veloce, in quei tratti magari in leggera discesa, la bici era incredibilmente stabile. E comunque in configurazione stradale, togliendo il copertone a 40 mm, il peso comunque c'era, siamo abbondantemente sopra gli 8 kg. Il peso comunque è compensato dalla portatura, che comunque rimane quella di una bici gravel, e col 30 davanti e il 36 dietro ci si arrampica praticamente ovunque. Di serie infatti abbiamo pacco pignoni 11-36 e corone doppia corona 46-30. Forse un po' pochino, soprattutto in gara. Come vi dicevo, ho fatto 5-6 gran fondo nell'arco del 2025 con questa bici. E l'ultima gara anche sotto la pioggia, a Biella. Give it to me like I love you. Vediamo invece qual è il punto forte, ovvero la discesa. Passo lungo di una gravel dà tanta stabilità e anche chi non è un discesista come me si sentirà parecchio più sicuro. La bici ti invoglia proprio a stare in presa bassa, sicuramente merito anche del flair del manubrio e dello stack elevato. In curva poi tiene molto bene le traiettorie, nel complesso davvero la stabilità è veramente ottima. E non si scompone mai nemmeno in asfalto rovinato. Sicuramente merito anche i copertoni a 32 mm. Forse se devo fare un appunto in discesa è legato alle corone davanti. Il
56-30 è troppo agile, in discesa capita spesso di dover pedalare, quindi probabilmente sostituirei le cone davanti, magari col 48-31, che è la portatura con la quale escono le impulso più alte in gamma, quindi sia la Pro che l'RC, entrambe tra l'altro con ruote in carbonio. In conclusione, quindi, si può usare un'unica bici per fare sia gravel che strada? Direi di sì, però con alcuni compromessi. Se cercate una bici solo per le competizioni, no, non è la bici giusta. Se invece fate ogni tanto qualche gran fondo, ma volete una bici per divertirvi e per fare un po' di tutto, allora sì, mi sento assolutamente di consigliarla. E naturalmente non dimentichiamoci, si può fare anche gare, visto che nasce per questo.